Italiani e italiane, popolo d'Italia in Italia e all'estero, bentornati in questo momento molto difficile per il mondo, dato che ci incamminiamo con furia cieca, ma consapevoli allo stesso tempo di quello che sta succedendo, verso quello che sembra essere un nuovo conflitto globale. Non curanti del fatto, e parlo in questo caso dell'Europa, che tale conflitto potrebbe portare l'intero continente europeo non soltanto nella continuazione del suo declino irreversibile, declino economico, declino soprattutto biologico. E lo dico come capo del Partito Nazionale della Fertilità, unico partito che in Italia si interessa del drastico calo delle natalità nel paese e per ultimo anche il declino morale, laddove sposando i dettami di una società liquida, dove l'individuo scevro da legami di famiglia, legami storici, legami culturali diventa uomo atomo, che viene spinto dai venti della storia e che fragile soccombe a cataclismi non causati da eventi naturali, ma causati dagli uomini stessi. Mai come ora è vero ciò che diceva il grande studioso psicologo Carl Jung. Il nemico peggiore dell'umanità è l'uomo stesso. Ed è quindi importante conoscere cosa conduce le azioni dell'uomo. Ma non vorrei perdermi nella spicciola retorica. Scusate, sposto il microfono che doveva essere a 30 gradi, gliel'avevo detto al mio addetto che sarà severamente punito. Volevo dire, non voglio perdermi nella spicciola retorica, ma commentare gli eventi di questa settimana che, ahimè, hanno trasformato in realtà le mie più grandi paure. Per chi ha seguito i discorsi che ho fatto fin dallo scoppio delle ostilità del 22 febbraio 2022, ovvero che la preoccupazione maggiore non era quello che succedeva nello scontro tra la Federazione Russa e Ucraina, ma quello che succedeva in Terra Santa, dato che vi era una possibilità enorme di ampliamento del conflitto, ciò che gli anglosassoni, il mio amico Winston Churchill, qua dietro di me, chiama escalation. Prima di commentare quanto è successo, una parola per il governo di Giorgia Meloni, nostro piccolo Napoleone, più piccolo di statura si intende, ma più grande nella visione, nelle sue ambizioni di far contare l'Italia nel mondo e nell'universo intero. Le ambizioni, poi la realtà è un'altra, e che dopo essere stata benedetta con un bacio in testa dal Rimbam Biden, che le ha dato un cestino con la marmellata,
e 2 pezzi di pane. È tornata dal suo viaggio in Italia, dal suo viaggio, scusate, negli Stati Uniti, dove è stata addirittura premiata da Elonio Moscatelli, noto imprenditore d'origine italiana che si spaccia per sudafricano. Elonio, rivelati. E non ci ha portato doni o balocchi, ma ci ha assicurato un periodo di enormi sofferenze, arrivando addirittura a dirci che metterà delle nuove accise sulla benzina. Che simpatica. Dopo che ci aveva promesso, e dico promesso, che le avrebbe tolte tutte. Dopo che aveva promesso, e dico promesso, che avrebbe bloccato gli sbarchi con una grande forza militare di blocco navale. Dopo che aveva promesso, aia, mi sono fatto male, scusate, adesso non do più, aia, però mi sono fatto, non importa. Dopo che aveva promesso addirittura, insieme al capitano coi bastoncini di pesce, la flat tax, di ribellarsi all'Europa. Sappiamo tutti che nel caso della relazione tra la Giorgia Colmelone e la Ursula von der Kresi non si può parlare di matrimonio, ma possiamo ormai parlare tranquillamente di una coppia di fatto. Non c'è niente di male. Dopo la Pascale e Paola Turci, gli italiani sarebbero anche disposti a accettare questa cosa. E dopo che ella, la Giorgia Colmelone, ha promesso al governo dell'ex comico che sa suonare il piano senza mani, non più legittimamente presidente della nazione che ha portato lo sfacelo da partire da maggio, in quanto ha bloccato pure le elezioni, ha reso illegale tutti i partiti, controlla i media e la televisione nel suo paese, ha trasformato il suo paese in una prigione da cui tutti vogliono scappare. Ormai sono innumerevoli le registrazioni di blogger ucraini, perché di quel paese stiamo parlando, che scappano dal paese e celebrano contenti la loro fuga. Ebbene, questa ha promesso che l'Italia, a nome nostro, avendo e fate il calcolo poi reale, ovvero anche di coloro che non vanno a votare, il 16% rotti di voti, che l'Italia, ovvero noi tutti, seguiremo l'Ucraina fino alla fine dell'Ucraina, chiaramente. Ella che si spaccia cristiana e che ha donato armi, per miliardi di euro per l'assassinio scientifico di centinaia di migliaia di cristiani che ora giacciono sottoterra. Ma non voglio parlare della persona, voglio parlare dei fatti. E il fatto che mi preoccupa più di tutti è quello che sta appunto succedendo in Terra Santa. Fatto che vorrei commentare. Detto questo, chiedo scusa di aver parlato solamente di Giorgia Colmelone e quindi vorrei anche dedicare un piccolo spazio per la sua compagna, la Ursula von der Kresi, che più crazy di così non si può. Persona eletta, ed occorre dirlo, coi voti di un partito che si richiama agli astronomi che cercano le stelle lontane nel suo primo mandato.
persona che ha gestito personalmente tutta la vicenda dei vaccini Covid, scambiandosi dolci messaggi con i cellulari con coloro che ce li hanno gentilmente forniti e dando poi agli eurodeputati, in un gesto di trasparenza, una montagna di fogli neri. Questa mi è venuta spontanea, una barzelletta. L'abbiamo rieletta. È di nuovo lì, che ci conduce verso il baratro. E anche un pensiero prima di commentare ciò che succede in Terra Santa. A nostro Signore, Dio dell'universo, dei mondi conosciuti e sconosciuti, Signore del visibile e dell'invisibile, Padre di tutti noi, di ciò che è creato, che è stato creato e che verrà creato, ovvero Mario Draghi, che è sceso dal cielo di sua spontanea volontà, dato che non l'ha chiamato nessuno e non l'ha eletto nessuno, ha gettato le basi per prepararci per la prossima guerra. Complimenti a tutti e tre. Il padre, la figlia, la Giorgia Colmelone, e lo Spirito Santo, la Ursula von der Kresi. E con questa benedizione andiamo a parlare di quello che sta succedendo in Terra Santa. Anche se quanto verrà pronunciato dalle mie parole potrà dimostrarsi, dato la velocità degli avvenimenti, addirittura vecchio, nell'arco di poche ore. Perdonatemi, forse questo è uno sfogo anche personale, ma la mia preoccupazione è grande. E nell'impostare questa conversazione, voglio togliermi dall'elencare leggi, eventi o altre cose pertinenti al passato, ma stiamo al punto, ovvero quello che è successo il 7 ottobre del 2023. Tra poco festeggeremo, ci sarà l'anniversario di un anno da questo evento. Dico festeggeremo perché quasi spontaneamente mi è venuta in mente l'immagine del Santo Natale. Tradizione una volta cristiana che è diventata adesso la festa del materialismo e del consumismo più abietto, e nella quale si celebra la nascita del Santo Bambino Gesù, scappato dall'eccidio di infanti causati da un re chiamato Erode. E quanto sta succedendo a Gaza, in un certo senso, mi riporta alla mente tale racconto, soprattutto per quanto riguarda l'infanticidio. Mi scuso quindi a tutti voi, ma questa immagine è sorta spontanea. Ritorniamo al punto. Il 7 ottobre lo Stato di Israele viene colpito da un violento attacco terroristico, lo possiamo dire, dove circa 1200 israeliani perdono la vita, sia a mano dei cosiddetti terroristi di Hamas, e sia a mano del governo israeliano stesso, dato che il governo israeliano, o almeno le forze militari responsabili, fanno scattare il cosiddetto piano Annibale o Hannibal, laddove l'esercito israeliano è autorizzato a uccidere i suoi stessi cittadini
nel caso questi possano essere presi in ostaggio. Riporto quanto è stato detto dalla stampa israeliana. Quello che invece non è dato sapere è quanti di questi siano stati uccisi dalle forze israeliane stesse. Vi sono dei video, sembra, di elicotteri israeliani che sparano sui loro stessi cittadini. È già un buon inizio. Non c'è male. Lo so, qualcuno di voi vorrà parlare del passato, di quanto è successo nel 1948, delle varie risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU, del fatto che la striscia di Gaza sia una prigione a cielo aperto, del fatto che Israele stessa venga considerato un governo di apartheid da ben 2 organizzazioni di diritti umani occidentali e una israeliana stessa. Non mi interessa. Stiamo al punto. Non ci perdiamo. Il Benjamin Netanyahu, a questo punto, ordina un intervento armato all'interno della striscia di Gaza, che causa, a oggi, 44.000 morti, di cui almeno 14.000 bambini. E mentre nei primi giorni tale intervento, stiamo parlando di quasi un anno fa, viene anche giustificato dal fatto che una reazione israeliana di fronte a tale eccidio vi deve essere, sembra evidente che l'intento del Benjamin Netanyahu non è quello solamente di estirpare l'organizzazione Hamas, che rimane viva e vegeta, ma è quello di punire l'intera popolazione palestinese, arrivando a rendere la striscia di Gaza inabitabile, per cacciarli tutti fuori dalla striscia. Tanto è vero, e quindi stiamo al presente, che un paese del cosiddetto sud globale, il Sudafrica, dopo numerosi mesi, e ci avviciniamo all'estate, porta lo Stato di Israele davanti alla Corte di Giustizia Internazionale, Suprema Corte delle Nazioni Unite, che emette una sentenza. E tale sentenza è che Israele deve cessare l'occupazione di tutto il territorio al di là dei confini stabiliti nel 1967 e assicurarsi che non vengano intraprese operazioni atte a causare il genocidio della popolazione palestinese, ovvero la Corte rivela un'intenzione genocida e il Sudafrica porta non soltanto ciò che accade sul campo, ma le dichiarazioni stesse dei vari ministri e personaggi politici israeliani che comprendono buttare una bomba atomica su Gaza, è stato detto, oppure prendere l'intera popolazione palestinese e esiliarla a botte di gruppi di 60.000 in tutti i paesi del mondo. Un rappresentante politico israeliano ha preso l'intera popolazione palestinese, ha preso tutti gli stati del mondo, ha preso una calcolatrice e ha detto sono 60.000 testa, prego, accomodatevi. Questi sono i fatti. Purtroppo i palestinesi non sono cani ubbidienti che scodinzolano e obbediscono al padrone che gli vuole tanto bene, ma sono veramente un osso duro, ma duro duro duro, e sono abituati a sofferenze incredibili. E qui riporto l'immagine appunto dell'infanticidio. Infanticidio.
che precedette il Santo Natale. Ora non è soltanto una questione del Benjamin Netanyahu, che sembra essere diventato l'eroe scuro di un film di fantascienza, dove egli, accompagnato dalla Morte Nera, questo enorme pianeta che può distruggere altri pianeti, rappresentato dalla flotta degli Stati Uniti d'America e tutte le armi che essi possono fornire ad Israele, egli sembra indossare la maschera di Darth Vader, il cavaliere oscuro della forza. Scusate. Mussolini. Pronto, mi sente? Mi sente? Sì. Cerco Obi-Wan Kenobi. No, non è Obi-Wan Kenobi, Mussolini. Mussolini. Ma non è Obi-Wan Sì. Kenobi? Con chi sto parlando, scusi? Darth Vader. Adesso lei alzerà la mano e l'attenderà. No, Lei alzerà la mano, le sto dicendo. non la alzo la mano. Lei alza la mano. Non la alzo la mano. È inutile che insista. Con me non attacca. Usi la forza. Ha capito? Le E darò, le darò una spada laser. Non ho bisogno di una spada. Le do una spada laser, le ho detto. Non ho bisogno di una spada laser. Non ho bisogno di una spada laser, per cortesia. Le do una spada laser. Senta, se mi continua a chiamare, io prendo questa spada laser e le faccio la pulizia interdentale dei denti con questa, ha capito? No, Che sono occupato. Allora, Non si attacco. permetta, eh? Attacco Va bene. allora. Non c'è Arrivederci. problema. Arrivederci. Arrivederci. Vabbè. Mi ha distratto. Continuiamo. Stavo dicendo appunto il Benjamin Netanyahu che assomiglia a Darth Vader. E che quindi, grazie all'aiuto degli Stati Uniti, ha deciso di trasformare, a detta ormai della maggior parte dei paesi che costituiscono il cosiddetto Sud globale, un'operazione militare prima, un'operazione di ritorsione dopo, in un'operazione di pulizia etnica, per togliere tutti i palestinesi da Gaza e dalla Cisgiordania e creare la cosiddetta Grande Israele. Attenzione, non è solo lui, ma vi sono due ministri all'interno del suo gabinetto che sono molto più a destra di lui. Non voglio dire che sia un moderato, ma non è solo lui. E quindi siamo di fronte a un'operazione di pulizia etnica. E di fronte, e vorrei utilizzare il termine utilizzato dal presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, di fronte all'inerzia del cosiddetto Occidente collettivo, che è un bel termine perché ci indica già chi sono i protagonisti, ovvero gli Stati Uniti d'America e i suoi vassalli, in quanto in Europa non c'è un personaggio politico capace di opporsi alla prepotenza nordamericana, e penso solamente a uno Charles de Gaulle. Scusate. Di fronte quindi alla mancanza di personale politico in Europa che si osi opporsi all'arroganza nordamericana, questo Occidente collettivo sta autodistruggendo tutto ciò che ha creato, a partire dal diritto internazionale. Arriveremo rapidamente a quanto successo con l'attacco iraniano, però stando nel presente, quindi non parlando al passato, occorre continuare questa storia. E la storia continua in questo modo. 7 milioni e mezzo sono i palestinesi presenti nel territorio che nel bene e nel male dovrebbe essere controllato da Israele.
Cisgiordania e Striscia di Gaza. 7 milioni e mezzo sono gli israeliani ebrei. Non potendo creare un unico paese, non volendo il Benjamin Netanyahu, cavaliere oscuro, creare un secondo Stato, ovvero uno Stato palestinese che conviva con lo Stato israeliano, non potendo Israele continuare ad essere uno Stato dove viene praticata in forma scientifica l'apartheid, si decide quindi di espellere tutti i palestinesi dalle loro terre. Problema. Mentre l'Occidente collettivo dorme o arma addirittura gli israeliani, e parliamo degli Stati Uniti d'America, perché le bombe sono americane, alcuni paesi dell'area dicono che non ci stanno a questa cosa e si ribellano. Libano, Yemen, Iran e anche Siria, ma in misura minore. E il gruppo militare Hezbollah, considerato anche la stregua di terroristi da alcuni paesi, e penso solamente a alcuni paesi del Golfo, di quella zona, inizia a tirare razzi, non missili, razzi, c'è una differenza, nel nord di Israele, per un motivo di tipo militare, ovvero dividere le forze militari israeliane di modo che non possono continuare la loro operazione di pulizia etnica a Gaza e distogliere la loro attenzione verso il nord del Libano. Facendo fuggire circa 60.000 cittadini israeliani dalle loro case. Vi è quindi un intento militare e anche un intento di protezione, giusto o sbagliato, non ci interessa. Parliamo di politica, non parliamo di religione. Allo stesso tempo, trovandosi in difficoltà a Gaza, ricordo che non sappiamo quali siano le perdite israeliane, non ce lo dicono. Sappiamo che sono circa 43.000 i palestinesi morti, anche se la rivista scientifica Lancet dice che in verità sono molti di più, perché non tutti i morti possono essere trovati nelle macerie e anche perché la situazione igienica e sanitaria a Gaza è semplicemente disumana. Dicevo quindi il Libano inizia un'operazione, scusate, non il Libano in quanto Stato, ma il gruppo militare, vorrei chiamarlo Hezbollah, di cui andremo a parlare, inizia questa operazione a tirare razzi, dicendo che avrebbe interrotto questa operazione qualora si arrivasse a un cessato il fuoco a Gaza, e contemporaneamente gli Houthi in Yemen iniziano a colpire con droni o missili le navi commerciali legate a Israele e ai suoi alleati nel Mar Rosso, per causare, se non un danno materiale di uomini e mezzi militari, almeno un danno economico. Qui c'è un problema molto grosso. Israele sembra incapace di condurre operazioni militari senza l'aiuto degli americani, non solo per quanto riguarda gli armamenti, ma anche per quanto riguarda almeno un appoggio di intelligence, logistico e addirittura di azione diretta nella protezione dei suoi cieli, cosa mai successa nella storia del paese, nato nel 1948 attraverso una risoluzione ONU. Parleremo anche dell'ONU. E quindi l'unica maniera di poter combattere su tutti i fronti per Israele è trascinare il governo degli Stati Uniti in una guerra diretta contro l'Iran. Dato che il percorso intrapreso
del Benjamin Netanyahu non è reversibile, ovvero qualora lo Stato di Israele non vincesse e deve vincere, sarebbe sconfitto. Ovvero, e ve lo spiego in altre maniere, per Hamas la vittoria è già quella di sopravvivere. Stessa cosa per Hezbollah, stessa cosa per gli Houthi. E per quanto riguarda le operazioni che sono condotte in questo momento in Libano, la vittoria definita così come è stata definita dal Benjamin Netanyahu è quella di far ritornare tutti i 60.000 israeliani nel loro territorio. In altre parole, se non tornano, Israele è sconfitta. E quindi per trascinare gli Stati Uniti in una guerra diretta contro l'Iran, Israele le prova tutte. Inizia a colpire l'ambasciata iraniana di Damasco. Uccide direttamente in Iran l'unica persona appartenente al gruppo Hamas che voleva negoziare, ovvero non un falco, la colomba. Continua la sua operazione di pulizia etnica e poi fa un attentato, non so come chiamarlo, tra l'altro proibito da tutti i trattati internazionali in tema di guerra, dove fa esplodere tutti i walkie-talkie, scusate, i cercapersone in Libano, oltre 3.000, causando un fracco di morti e feriti pure tra i civili. Insomma, le prova tutte. L'Iran risponde dopo l'attentato sul suo territorio a livello legale a Damasco, ma tutto viene tenuto a bada dagli Stati Uniti d'America, che nessuna voglia hanno di essere trascinati in un conflitto che non gli appartiene. E arriviamo quindi a oggi. Uccide la guida spirituale, nonché capo degli Hezbollah, Nasrallah. Insomma, cerca in tutti i modi di allargare il conflitto, in mezzo al silenzio assoluto dell'Europa. Lasciamo perdere gli Stati Uniti un attimo, immaginiamo che non esistano. E dopo operazioni di bombardamento in Libano che in una settimana causano 7.000 morti, 7.000, l'Iran risponde con un attacco di circa 200-180 missili balistici, non lo sappiamo, di fatto a mia memoria è il più grosso attacco mai effettuato con missili balistici. Missili, tra l'altro, a quanto pare alcuni di questi anche abbastanza vecchiotti, dato che l'intento era quello di saturare il cosiddetto Iron Dome israeliano, a cui sono seguiti dei lanci di missili ipersonici o quasi ipersonici, i cosiddetti Fatah 1, che hanno colpito installazioni militari, una base del Mossad, causando un morto. 7.000 morti, un morto. E poi l'esercito israeliano, scusate, ci dice che sta effettuando operazioni chirurgiche. Incredibile. E adesso arriverà la risposta israeliana. Tutto questo a livello storico, e farò due paragoni storici, scusate, mi ricorda molto
quanto successe nella guerra dei 30 anni, ovvero la guerra che successe dal 1618 al 1648 in Europa, che fu una guerra scatenata nel sottostante per motivi religiosi, e in cui si arrivò all'allargamento del conflitto piano a piano, con i vari paesi che venivano trascinati dentro uno a uno. Ebbene, mi ricorda tutto questo, per dire che cosa? Che questa guerra qui può durare anche 30 anni per Israele. E io non so se ce la fa, perché qui hanno soltanto una possibilità, solo una. La speranza è che il conflitto si chiuda, come si sono conclusi altri conflitti in Medio Oriente, che hanno visto Israele come protagonista, e penso alla guerra dello Yom Kippur, o anche alla guerra dei 6 giorni. Ma la dinamica mi sembra completamente diversa. Una dinamica che interessa anche i paesi ben al di fuori del Medio Oriente, penso solamente alla Cina e alla Russia, dato che l'Iran si è unito insieme alla Federazione Russa in un blocco eurasiatico che comprende anche la Cina. L'Iran è un grosso fornitore di petrolio della Cina. E quindi vi sono interessi globali pazzeschi intorno a quell'area. Dicevo quindi la guerra del 1648, che è stata la guerra, per chi non lo sapesse, dove sono stati, se si vede il rapporto tra popolazione esistente e morti, la guerra più sanguinaria mai combattuta in Europa, ben peggio della seconda guerra mondiale. Parlo del rapporto della popolazione esistente in morti. Nella sola Germania, se ben mi ricordo, si parla di oltre 8 milioni di morti. Però qui sto andando a memoria e sto divagando. Tutto questo si conclude con la visita di Benjamin Netanyahu all'ONU, dove il primo ministro israeliano si appella a un'assemblea praticamente vuota, dicendo che la maggior parte dei paesi che appartengono all'ONU sono antisemiti e terrapiattisti. Una fine operazione diplomatica che ci ricorda di lontano una versione di Talleyrand in versione Godzilla. In altre parole, il paese stesso si sta isolando sempre di più. Logica vorrebbe che se la maggior parte delle persone che appartengono all'Assemblea dell'ONU sono antisemite e terrapiattiste, Israele si tolga dall'ONU. Notate la contraddizione, perché il paese è nato con una risoluzione ONU. Fino ad arrivare al punto dove il segretario generale dell'ONU, Guterres, è stato dichiarato persona non grata. Ovvero Israele quello che sta facendo in maniera scientifica è distruggere tutta la costruzione internazionale fatta dagli Stati Uniti d'America dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ricordo anche che la Corte Penale Internazionale ha emesso un mandato di arresto sia per Netanyahu sia per i leader di Hamas, e che un gruppo di senatori americani ha minacciato la Corte Penale Internazionale, la cui giurisdizione non riconosce, di sanzioni. Ovvero gli americani stessi stanno distruggendo tutto quello che hanno creato, portando tutto il blocco islamico verso la Federazione Russa e la Cina e creando da soli una coalizione anti-occidentale. Da una parte tutto l'Occidente, 800 milioni di persone, Stati Uniti, Europa, le isole Cayman, che a me piacciono tanto, e dall'altra 7 miliardi e 200 milioni. Da una parte il cosiddetto G7, dove manca la prima potenza economica del mondo, la Cina, dove manca la prima democrazia del mondo, l'India,
che fa il 27% del prodotto interno lordo del mondo, e dall'altra i BRICS. BRICS dove c'è dentro l'Iran e BRICS dove c'è dentro la Turchia. E in questa equazione medio orientale manca proprio la Turchia, che è il secondo esercito di terra della NATO, che ha chiesto ufficialmente di entrare nei BRICS e che ha già minacciato Israele di un intervento militare nel caso Israele volesse fare al Libano la stessa cosa che sta facendo a Gaza. Ovvero ci troveremo nella situazione assurda di un paese, gli Stati Uniti, che potrebbe trovarsi in una situazione di guerra sia con l'Iran sia con la Turchia. Paese con cui un'alleanza militare. Capite che la situazione è molto complicata. Ma veniamo a quelli che sono gli interessi dell'Italia, perché ve lo dico francamente che in tutta questa situazione al primo posto vengono gli interessi dell'Italia. E interesse supremo dell'Italia, essendo un paese affacciato al Mediterraneo, che una guerra globale o regionale non si sviluppi. E interesse supremo dell'Italia che Israele sopravviva come Stato, ci mancherebbe altro. Direi che anche interesse supremo dell'Italia non spingere l'Iran verso il farsi una bomba nucleare, perché a un certo punto 1 più 1 fa 1 per Draghi, ma 1 più 1 fa 2 per me. È chiaro che laddove anche colpissero per esempio il presidente dell'Iran, si è parlato anche quello, il capo supremo, arriverebbero dei falchi al suo posto e la tentazione di costruirsi un ordigno nucleare sarebbe molto grossa. Questi sono gli interessi dell'Italia. Non sto parlando di ciò che è bene o ciò che è male. E l'Italia ha completamente abdicato a questi interessi. Lo dimostra la pagliacciata che è andata in scena il 18 settembre all'Assemblea Generale dell'ONU, dove, quando è stato chiesto a tutti i paesi, 193 o 194, adesso non mi ricordo, mi sfugge, che appartengono all'Assemblea, di decidere su una risoluzione che esigesse il cessate il fuoco da parte di Israele, e dove 124 paesi hanno votato a favore, 14 hanno votato contro, gli Stati Uniti, Israele, alcune isolette di qualche atollo che dipendono per tutto dagli Stati Uniti, e dei paesi europei solamente la Repubblica Ceca e l'Ungheria, anche se per l'Ungheria c'è un discorso da fare che adesso non posso fare, stringe il tempo, e l'Argentina, del Milei, l'uomo con la motosega. Che ha scelto di stare dalla parte sbagliata della storia, secondo me, ma vedremo. Questo lo lasciamo ai nostri amici argentini. E circa 40 paesi, 45 se non sbaglio, che si sono astenuti, tra i quali l'Italia. Notare che il nostro ministro degli esteri Tajani ci ripete in continuazione che lui è favorevole a una soluzione di 2 stati e così via. Notare che molti paesi europei hanno riconosciuto la Palestina come Stato, in quanto la Palestina, se fosse riconosciuta come Stato, potrebbe sedere all'Assemblea dell'ONU, c'è un motivo politico. E l'Italia si è astenuta. Non si sono astenuti il Portogallo, la Spagna, la Francia, che hanno tutti votato a favore di questa risoluzione del 18 settembre. Non mi ricordo adesso quanto ha fatto la Grecia. Quindi l'Italia ha completamente abdicato alla sua proiezione culturale e politica nel Mediterraneo. Prova è che quando il Rimban Biden ha dovuto dare il comando supremo della NATO a sud, lo ha dato alla Spagna. Alla Giorgia col melone è rimasto il cestello con la marmellata e il premio di Elon Musk. Tanti auguri e arrivederci. Una targhetta che si appenderà da qualche parte in stanza.
Questi sono gli interessi dell'Italia. E quindi non parteggiare né per una o per l'altra parte, ma difendere almeno quello straccio che rimane di diritto internazionale, perché se questo non viene difeso, noi ripiomberemo nella legge del più forte. E come disse il grande generale de Gaulle, la spada sarà l'asse della storia. Io non so quale sarà la reazione dello Stato di Israele, ma non possiamo nasconderci dietro il retorico ripeterci che Israele è l'unica democrazia dell'area. Ma scusate, gli Emirati Arabi Uniti, Dubai, ma fanno così schifo? Non ho nessuna simpatia per gli Emirati Arabi, non ci sono mai stato. Però da quello che sento non è questa dittatura orribile. E mi risulta che ci siano un sacco di italiani che vivono a Dubai a fare la bella vita con le bambine allegre. No, quella è l'unica democrazia dell'area, una democrazia a cui abbiamo dato, come ha detto il famoso storico francese Emmanuel Todd, la licenza di uccidere, ovvero una democrazia 007, come James Bond. Scusate. Mussolini. Hello, this is Agent 007 No. James Bond. I need to speak with Am immediately. Now, Am, listen to me. We have No. a situation, and as you know, all the agents are ready. And No, we guarda che need sei to. sbagliato. What? No, James. What? James, giusto? James. Why are you speaking Italian, Am? Listen, What's the James. situation, No, Am? no, Am, no, Am, can I we need to for a speak, second, Am. James? What? Yes. Sì, yes. sono occupato, I'm Yeah. busy. Ecco. No, All right. Emma. Io sono Emma. Emma, ma sono M. Mussolini. Mussolini. Yes, Hey. it begins with an M, but it's Mussolini with an M. M. Mus- Mussolini, M, not M. Emma. So Yeah, this is it's- not Am. Are you sure? No. You're not. No, you're mi not Am. dispiace. I know. All right. I got the wrong number then. Va bene Bond. I'm sorry. Va bene. Yes. Va bene, All right. grazie. All right. Grazie. Thank you. Arrivederci. Sorry. Arrivederci. Vabbè. Perso il filo. Ah sì, stavo dicendo. Una democrazia 007. L'unica democrazia della zona. Meno male che Israele non è come gli Emirati Arabi Uniti. Quanto siamo fortunati che non siano come Dubai, questa città degenerata, diciamolo. Quanto siamo fortunati che l'unica democrazia dell'area non sia come Singapore, questa dittatura orribile. Siamo veramente fortunati. Quindi non ci possiamo nascondere dietro questa barzelletta ormai. E vorrei concludere questo discorso con una storia. Questa storia, che è importante, per vari motivi, vi spiegherò perché, vi spiega esattamente cosa anima i combattenti di Hezbollah. Scusate per il discorso lungo, ma vorrei aprire una parentesi. Le truppe israeliane si trovano in questo momento all'interno del territorio libanese, oltre la cosiddetta linea blu, stabilita da una risoluzione ONU 1701, se non mi sbaglio, del 2006. E già vi sono combattimenti con i militanti di Hezbollah, che è un'organizzazione militare addestratissima. Dal 2006 Hezbollah utilizza le fibre ottiche per la sua comunicazione interna, tanto è vero che la maggior parte
di questi apparati che sono esplosi non hanno colpito i militanti di Hezbollah, ma hanno colpito i cosiddetti militanti di secondo strato, dato che Hezbollah amministra anche parte di Beirut e fa anche politiche sociali, ovvero non è soltanto un'organizzazione militare, ma è un vero e proprio partito politico di ispirazione marxista, in alcune religioso, ma con alcune influenze marxiste, ovvero fa politica sociale spinta. Un'organizzazione dove ogni ufficiale e ogni responsabile deve allevare un suo sostituto nel caso nel quale egli venga ucciso, e che ha già dato filo da torcere nel 2006 a Israele, che è dovuto fuggire, nata appunto Hezbollah dopo l'invasione del Libano durata 18 anni da parte di Israele, 18-19 adesso non mi ricordo. Una cosa che mi è stupito è il fatto che siano morti 8 soldati israeliani, giovanissimi, di età che va dai 21 ai 23 anni. La cosa mi ha molto colpito perché vuol dire che Israele sta buttando nella mischia anche i cosiddetti coscritti e che quindi si trova in difficoltà umana, ovvero nel reclutamento di uomini. Ricordo anche che dal paese sono letteralmente fuggiti decine di migliaia di israeliani giovani, dato che non tutti appoggiano la politica di Benjamin Netanyahu e molti hanno anche 2 o 3 passaporti. E quindi dicevo, ragazzi di 21, 22 e 23 anni, uno in particolare di 22 anni con il grado di capitano. Non sono convinto che questa invasione di terra potrà durare a lungo, in quanto sebbene molto forte per quanto riguarda la supremazia dei cieli, l'esercito israeliano si trova in enormi difficoltà in situazioni di corpo a corpo. Ricordandoci una cosa che interessa anche a noi e le nostre forze armate. Fare affidamento sulla sola tecnologia non basta in guerra. E il vecchio detto che l'artiglieria è la madre di tutte le battaglie, di tutti gli strumenti di battaglia, dura ancora. Ovvero che noi non possiamo misurare la forza militare di un paese solo in base al PIL. La Russia ha il PIL equivalente a quello dell'Italia. Ci avevano detto. Ma qualcuno può spiegarmi allora questo paese povero, in teoria, come fa a produrre 2,5 milioni di pezzi d'artiglieria, proiettili, quando gli Stati Uniti riescono a malapena a farne 90.000 l'anno? Il presidente della Federazione Russa ha detto che vuole moltiplicare per 10 la produzione di droni. Stiamo parlando di milioni di droni quest'anno. Qualcuno mi può spiegare, in base al PIL, come fa un paese che si chiama Yemen, che in teoria ha il PIL, non lo so, non so che PIL ha, delle isole Eolie adesso, non lo so, non lo conosco, a tenere a bada le flotte di Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Italia. E quindi il PIL non spiega tutto. Quando poi si deve andare e combattere, il PIL non conta più niente. Questa è una considerazione che ho voluto fare a parte, ma per ricordarci che fare solamente l'appoggio sulla supremazia militare non è buona politica. E anche gli americani, che spendono tantissimo per la difesa, hanno dei limiti. Qual è il limite degli Stati Uniti? Possono bombardare, ma non possono occupare. Hanno enormi problemi nel reclutamento di uomini, in caso non lo sappiate. Lasciando perdere la reazione di quello che sarebbe l'elettorato americano nel caso di americani morti sul terreno, in Libano, in Siria o quel che sia.
ma sto divagando. Fatemi finire con questa storia. È la storia a che fare con gli sciiti. È una battaglia. Si chiama la battaglia di Kerbala, città nel nord dell'Iraq, dove ogni anno arrivano milioni di pellegrini, milioni sciiti, che vengono a celebrare la memoria di quello che potremmo considerare un santo, ovvero Imam Hussein, morto nella battaglia di Karbala nel 680 d.C., nel mese di ottobre. Se non sbaglio il 10 ottobre, ma potrei sbagliarmi. Nel giorno denominato dell'Ashura. Imam Hussein era il figlio di Fatima, la figlia di Maometto. Maometto non ebbe figli maschi, ma Fatima si sposò ed ebbe Imam Hussein, che in un conflitto all'interno della tribù di Ominiadi, se non sbaglio la pronuncia, si rifiutò di riconoscere quello che si riteneva essere il capo, appunto, e guida spirituale di Maometto. Ciò portò a uno scontro di fronte a Karbala, dove 70 uomini, 70, si confrontarono contro 3000 guerrieri. Imam Hussein disse ai suoi uomini, dato che era lui l'obiettivo di questa battaglia, che potevano andarsene via. Ma tutti e 70 decisero di immolarsi. Imam Hussein, che venne poi ucciso, decapitato, e che avrebbe nel suo sacrificio iniziato la cosiddetta corrente sciita. Spero di aver spiegato la storia bene, mi perdonino i musulmani sciiti che mi stanno ascoltando. Ma questo per dimostrare che cosa? Il sacrificio di fronte a un nemico superiore in mezzi e in numero è insito nella tradizione sciita. Hezbollah è un osso duro duro da ingoiare e io sono convinto che Israele non ce la fa. Perché puoi avere tutti i carri armati che vuoi, tutti i droni che vuoi, tutti i pezzi d'artiglieria che vuoi, ma poi ci deve entrare nel territorio. E contrariamente a quello che hanno detto alcuni giornalisti Rai, mi viene in mente una giornalista in particolare di cui non ricordo il nome, ma ve lo dirò durante uno speciale TG2, quando ha detto che l'assassinato di Nasrallah era stato fatto, mi viene da ridere, talmente imbecille la frase, per evitare un'escalation da parte di Israele. Hanno fatto un nuovo martire. Io personalmente ne ho visti alcuni di questi video a Gaza dei militanti di Hamas. Non ne ho visto uno dove c'era una bandiera bianca, neanche uno. Ho visto persone con le scarpe da ginnastica e lanciarazzi in mano combattere contro un esercito con carri armati, pezzi di artiglieria, droni e infliggere anche gravi perdite. Hezbollah è un'altra gatta da pelare. Tanta fortuna. Ripeto, il nostro interesse è spegnere questa roba. Spegnerla.
cessare il fuoco. Lasciamo perdere i due stati, lasciamo perdere l'amore, che si odino pure, ma in silenzio. E l'interesse supremo dell'Italia è quello di guardare anche alla comunità cristiana, e mi dispiace dirlo, alla cristiana, la nostra piccola Napoleone, che vive in Medio Oriente. Dato che a Gaza c'erano, perché non ci sono più, anche dei cristiani, dato che a Gaza c'erano e non ci sono più delle chiese cristiane, dato che il 43% dei libanesi sono cristiani, dato che ieri sono stati uccisi in Siria dei cristiani, ma non gliene frega niente a nessuno. In Siria vivevano 2 milioni di cristiani, sono diventati 700.000. Non gli interessa. Arriva il Natale, arriverà il Black Friday. Questo ci consolerà, nonostante avremo un eccidio di bambini dietro le spalle. Detto questo, a voi tutti i miei saluti e al prossimo appuntamento. E come sempre, viva l'Italia!